Come cambierebbe il nostro mondo se noi uomini smettessimo di provare una qualunque degli stati d'animo che proviamo? Se smettessimo di provare curiosità, sorpresa o stupore, che mondo sarebbe? Ci fa paura solo immaginarlo, ma in realtà oggi qualcosa del genere sta capitando. Negli ultimi 15-20 anni un'emozione sta scomparendo. Questo cambiamento è dovuto ad una sorta di protesi che abbiamo tutti in tasca e che racchiude un'enorme capacità di svolgere compiti che ci stiamo disabituando a effettuare usando la nostra mente. Sto parlando dello smartphone. Oggi sono più numerosi degli esseri umani sul pianeta. Tutti ne abbiamo uno e tutti siamo felici di averlo. Non c'è mai stato un oggetto che piacesse davvero a tutti da quando esiste il mondo. Il problema di cui vi voglio parlare oggi non è legato al fatto che deleghiamo allo smartphone tutta una serie di compiti che prima svolgevamo noi, come fare i calcoli, trovare una strada o memorizzare informazioni. Quello che è davvero sconvolgente è il fatto che con l'avvento degli smartphone oggi non sperimentiamo più qualcosa che nell'esperienza umana esiste da sempre. Vi sto parlando della noia. Se apparentemente questa sembra una buona notizia, vi assicuro che non lo è affatto. Oggi, se abbiamo a disposizione uno di questi apparecchi, siamo in grado di non provarla mai, poiché la sua capacità di offrirci degli stimoli emotivi è talmente veloce e illimitata da precluderci definitivamente la possibilità di annoiarci. Come cresceranno i nostri figli senza aver vissuto quella condizione? Proviamo a chiedercelo e a domandarci se effettivamente porterà un miglioramento nella vita di tutti noi. L'abitudine a stimolarci emotivamente che ci offre lo smartphone, appena la noia compare, sta cambiando i nostri cervelli, poiché ci sta rendendo incapaci a vivere senza stimoli. È qualcosa di simile a quello che succede quando ci sentiamo tristi e andiamo al supermercato senza avere nulla da comprare, solo perché i prodotti esposti possono attivarci un desiderio che potremo poi soddisfare con il suo acquisto. Tutte le volte che ci connettiamo con lo smartphone senza cercare qualcosa di specifico, nel nostro cervello la dopamina, la molecola del desiderio, si innalza lievemente nella ricerca e nell'attesa di un'emozione positiva. Lo smartphone è come un pacco regalo che possiamo aprire all'infinito alla ricerca di una sorpresa che potrà emozionarci. Non sappiamo cosa desideriamo, ma sappiamo che dentro troveremo qualche cosa che potrà donarci un'emozione. Se rinunciamo invece a cercare costantemente uno stimolo esterno, saranno i nostri desideri e i nostri pensieri a generarlo. Se resistessimo alla tentazione di connetterci, scopriremmo cosa può renderci davvero felici e appagati. Ma se invece cerchiamo svago in un social, rinunciamo a portare attenzione ai desideri a lungo termine e così spegniamo quella fiamma di desiderio. Dobbiamo essere molto disciplinati. Da quando abbiamo uno smartphone, il tempo che intercorre tra la ricerca di qualcosa di stimolante e il suo raggiungimento è questione di attimi. Ci sottraiamo dalla tensione del desiderio e la scarichiamo tramite una piccola emozione che lo smartphone ci offre. Non utilizziamo quindi l'energia di quel disagio per agire verso qualcosa, la dirottiamo verso qualcosa di futile che può darci solo un appagamento immediato. Rinunciamo ad ascoltare i nostri veri desideri che potrebbero generare frustrazione o che richiederebbero tempo e fatica per essere soddisfatti. Li spostiamo su altro che ci possa offrire una piccola emozione, quanto basta per tornare a sentirci subito bene.
Così smettiamo di chiederci cosa desideriamo veramente, precludendoci la possibilità di raggiungerlo. Utilizzare lo smartphone in questo modo ci fa sprecare le due componenti più importanti della nostra esistenza: il tempo e la nostra spinta a puntare ai nostri desideri più grandi, precludendo la nostra possibilità di raggiungere le cose che potrebbero dare valore alla nostra vita. Perché sono così capaci di attrarci? Intanto perché gli stimoli che riceviamo sono gratuiti e non richiedono impegno o fatica. E questo alla parte del cervello istintiva, credetemi, piace davvero tanto. Noi stiamo abituando il cervello ad avere stimoli emotivi senza faticare. Le cose che otteniamo senza aver faticato non hanno per noi valore. Non possiamo dargli valore perché non possiamo dare valore a noi stessi per averle ottenute. Da qui l'apatia che vediamo intorno a noi. Un altro motivo risiede nella velocità. Non dobbiamo sopportare l'attesa. Anche questa dimensione è annullata dalla velocità con cui i nostri smartphone ci elargiscono emozioni. Ricordate quanto ci entusiasmavamo nel vedere un film o leggere un libro nell'attesa di vedere come sarebbe andata a finire la storia? I ragazzi e i bambini di oggi non seguono contenuti sul loro cellulare più lunghi di qualche minuto. La disabitudine dei nostri figli a coltivare dei desideri a lungo termine impedirà loro di tollerare l'attesa e li renderà impreparati alle difficoltà della vita. La gratuità degli stimoli che ricevono intermittenza non li allenerà a porsi obiettivi alti che richiedono pazienza, fatica e sacrificio. Vedete, non si tratta di un discorso morale, è un discorso che ha delle basi scientifiche. Il sistema cerebrale della gratificazione delle ultime generazioni si sta settando su un funzionamento assolutamente incompatibile con le prospettive di una vita felice. Quel tipo di impostazione del cervello è quella delle persone dipendenti da sostanze ed è molto facile passare da una dipendenza all'altra. Abituare i ragazzi ad annoiarsi, ad aspettare e ad ottenere le cose con sacrificio e impegno è il modo migliore per preparare i loro cervelli alle sfide della vita. Il nostro compito come genitori è proprio quello: prepararli alla vita, insegnargli modi per renderla soddisfacente e renderli capaci di affrontare le sfide che incontreranno. Il cervello degli esseri umani è in costruzione fino ai 20 anni di età. Se non lo educheremo all'attesa, all'impegno e al sacrificio, sarà molto più difficile resettarlo in età adulta. Aiutateli a costruire delle buone fondamenta e sarete dei buoni genitori.